Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Copaxone, soluzione, uso interno. Teva Italia SRL, sede legale. Ultimo aggiornamento. 2 febbraio 2022. Cos'ha Copaxone, soluzione, uso interno? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Copaxone, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Copaxone, soluzione, uso interno? Copaxone, soluzione, uso interno, ha un farmaco a base del principio attivo glatiramere acetato, appartenente alla categoria degli immunostimolanti e nello specifico altri immunostimolanti. È commercializzato in Italia dall'azienda Teva Italia SRL, sede legale. Copaxone, soluzione, uso interno, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Copaxone 20 mg/ml soluzione iniettabile 28 siringhe preriempite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Teva GmbH. Concessionario: Teva Italia SRL, sede legale. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: glatiramere acetato. Gruppo terapeutico: immunostimolanti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni. Copaxone è indicato per il trattamento di forme recidivanti di sclerosi multipla, SM. Vedere paragrafo 5.1 per informazioni importanti sulla popolazione in cui è stata stabilita l'efficacia. Copaxone non ha indicato in pazienti affetti da SM progressiva primaria o secondaria. Posologia. L'inizio del trattamento con Copaxone deve essere supervisionato da un neurologo o da un medico esperto nel trattamento della SM. Posologia. La posologia raccomandata negli adulti ha di 20 mg di glatiramere acetato, una siringa preriempita, somministrato come iniezione sottocutanea una volta al giorno. Attualmente non si sa per quanto tempo il paziente debba essere trattato. Una decisione concernente il trattamento a lungo termine deve essere presa caso per caso dal medico curante. Danno renale. Copaxone non è stato studiato specificamente in pazienti con danno renale, vedere paragrafo 4.4. Anziani. Copaxone non è stato studiato specificamente nell'anziano. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di glatiramere acetato nei bambini e negli adolescenti non sono state stabilite. Tuttavia, gli scarsi dati pubblicati suggeriscono che il profilo di sicurezza in adolescenti da 12 a 18 anni che ricevono 20 mg di Copaxone al giorno sottocute sia simile a quello osservato negli adulti. Non essendoci abbastanza informazioni disponibili sull'uso di Copaxone in bambini sotto i 12 anni non è possibile farne alcuna raccomandazione d'uso. Di conseguenza, Copaxone non deve essere utilizzato in questa popolazione. Modo di somministrazione. Copaxone è per uso sottocutaneo. I pazienti devono essere istruiti sulle tecniche di autoiniezione e devono essere seguiti da un operatore sanitario la prima volta che si iniettano da soli il prodotto e nei 30 minuti successivi. Deve essere scelta una diversa sede per ogni iniezione, in modo da ridurre le possibilità di un'eventuale irritazione o di dolore nella sede dell'iniezione. Le sedi dell'autoiniezione comprendono l'addome, le braccia, le anche le cosce. Se i pazienti desiderano effettuare l'iniezione con un dispositivo di iniezione, ha disponibile il dispositivo Xinc. Il dispositivo Xinc ha un autoiniettore da utilizzare con le siringhe preriempite di Copaxone e non è stato testato con altre siringhe preriempite. Il dispositivo Xinc deve essere utilizzato come raccomandato nelle informazioni fornite dal produttore del dispositivo. Controindicazioni. Copaxone è controindicato nelle seguenti condizioni: ipersensibilità al principio attivo, glatiramere acetato, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Copaxone deve essere somministrato esclusivamente per via sottocutanea. Copaxone non deve essere somministrato per via endovenosa o intramuscolare. Il medico curante deve spiegare al paziente che, entro alcuni minuti dopo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le interazioni fra Copaxone e altri farmaci non sono state valutate formalmente.
Osservazioni provenienti da studi clinici esistenti e dall'esperienza post-marketing non suggeriscono alcuna interazione significativa di Copaxone con le, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Copaxone, soluzione, uso interno. insieme ad altri farmaci come Eurostisabri, soluzione a euro, Eurostisabri, soluzione, uso interno, a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Copaxone, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Copaxone, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Gli studi sugli animali non hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. I dati attuali sulle donne in gravidanza indicano che Copaxone non causa malformazioni o tossicità fetale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati eseguiti studi sugli effetti del farmaco sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. In tutti gli studi clinici le reazioni avverse osservate frequentemente sono state reazioni nella sede dell'iniezione, che sono state segnalate dalla maggior parte dei pazienti trattati con Copaxone. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Sono stati segnalati alcuni casi di sovradosaggio con Copaxone, fino a 300 mg di glatiramere acetato. Questi casi non erano associati ad eventi avversi diversi da quelli citati nel paragrafo 4.8. Gestione. In caso di sovradosaggio, i pazienti devono essere tenuti sotto controllo e bisogna istituire una terapia sintomatica e di sostegno appropriata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori, altri immunostimolanti. Codice ATC. L03AX13. Meccanismo d'azione. Il meccanismo mediante il quale glatiramere acetato esercita effetti terapeutici in forme recidivanti di SM non ha proprietà farmacocinetiche. Non sono stati eseguiti studi farmacocinetici in pazienti. I dati ottenuti in vitro e i dati limitati raccolti da volontari sani hanno rivelato che, somministrando per via sottocutanea glatiramere acetato, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione, oltre all'elenco degli eccipienti, mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Copaxone, soluzione, uso interno, a base di glatiramere acetato sono Copenil. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.